andate a vedervi la parabola di Giobbe. Satana, dove vai? Da dove vieni? Gli dice Dio. E Satana, giravo sulla terra. Ah, sì, e chi hai visto lì? Ho visto Giobbe. Ho visto un sacco di gente, ma ho visto Giobbe. E Dio tutto con te. Ah, Giobbe è amico mio, mi è fedele. E Satana dice, sì, è fedele. È ricco, c'ha un sacco di mogli, sta bene. Mi dai il permesso di tentarlo? E vedremo se non ti sputerà sulla faccia anche Giobbe. E Dio gli dice, ah, mi sfidi, interessante, va bene, ti do il permesso, ma non toccargli la salute. Satana va, lo impoverisce, gli mette contro tutte le mogli che lo tentano, ah, sto Dio ti ha fatto perdere tutto, abbandonalo, lascia perdere. E Giobbe, fedele, taci donna stolta, sia fatta la sua volontà. Quindi Satana, scornato, torna da Dio e gli dice, beh, c'avevi ragione tu, Giobbe ti è fedele. E però, Satana, no, cornuto, disgraziato, però solo perché non mi hai permesso di toccargli la salute. Dammi il permesso di toccargli la salute e vedremo se non ti sputa sulla faccia stavolta, anche lui. Ah, dice Dio, va bene, toccagli la salute, ma non ucciderlo. Satana, stavolta vinco. Torna sulla terra e fa ammalare Giobbe di una brutta malattia che si riempie di pustole purulente, tale che deve vivere dentro un cesto pieno di cenere, di cui si cosparge per queste ferite purulente che ha. E vengono a trovarlo tre amici che si ricordavano Giobbe ricco, in salute, tutto bello. Dice, ma come sei ridotto, poveraccio? Ma chi è? E cercano di convincere Giobbe che è colpa di Dio. E Giobbe incomincia, insomma, era ricco, cioè, è diventato povero, c'ha le mogli contro, si è ammalato, porino, un po' incomincia a cedere, ma siccome Dio ama i suoi amici e vede che Giobbe tentenna, cosa fa? Dio si personifica in un ragazzo, si presenta a casa di Giobbe e gli fa un paiolo così ai tre. Proprio lì accusa Dio, travestito da ragazzo. Al che Giobbe, ascoltando le sagge parole di questo giovane, dice, ha ragione lui, sia benedetto il Signore, sia fatta la sua volontà. Al che Satana dice, vabbè, allora se ne va. Quindi Dio è onnipotente, non bisogna sfidarlo, lui domina tutto, è lui che manda il demonio quando vede nel nostro cuore il tradimento alla sua legge. E ci hanno cambiato il Padre nostro, sti dementi, ste guide cieche. Come il Padre nostro, non ci indurre in tentazione, ma sia fatta la tua volontà. Se noi facciamo la volontà, Dio non ci sottopone a verifica chiamando il suo cane feroce Satana. Dice è fedele, ma può anche decidere di metterci sotto prova di fedeltà. Ma quando Dio ci mette sotto prova di fedeltà, fa come Giobbe. Infatti, quando Giobbe, grazie al ragazzo che era Dio travestito, gli ridà tutto 100 volte di più. Diventa 100 volte più ricco. Dio è così, è generoso con chi lo ama e gli è fedele, ma ogni tanto vuole un attimo capire se i patti rimangono così.